Questo è Last Sabbath, un journaling masterless edito da Officina Meningi, ovvero che prevede la scrittura di un diario condiviso. In questo gioco interpreteremo delle streghe che hanno ricevuto una chiamata da parte della madre. Questo gioco è suddiviso in 7 scene: la chiamata, l'iniziazione, il pericolo, la ricerca, la rivelazione, la minaccia e l'epilogo. Noi, per questioni di tempo, abbiamo ridotto di qualche round ogni singola scena, ma voi naturalmente potrete giocarlo così come da regolamento. Noi abbiamo preferito utilizzare il sistema di divinazione dei tarocchi, ma voi non ne siete obbligati. È un narrativo e per tale va narrato. Ma se volete utilizzare dei sistemi di divinazione, all'interno del manuale trovate le spiegazioni per i Mikado, per i tarocchi, le foglie di tè oppure le rune. E ricordate, la magia è un dono, ma è anche una condanna. Voi siete davvero pronti a pagarne il prezzo? Mi sento chiamata da un intreccio di sinestesie che mutano, si trasformano, quindi da una sensazione che è soltanto inizialmente fisica, come un tremore, ma che pian piano inizia a svilupparsi in un odore acre, umido, come se fosse di terriccio bagnato, di palude, però anche allo stesso tempo con un retroolfatto ancora più crudo, materno ma allo stesso tempo malato, allo stesso tempo che va ad affievolirsi. Si vanno ad intrecciare, trasformandosi anche in percezioni visive di esseri, di ombre, svicolano in questa visione di un bosco abbandonato con una distesa d'acqua che da lontano sembra cristallina, ma man mano che si avvicina quest'acqua si increspa, diventa come se sobbollisse, ed è qui che io mi ritrovo. Dopo essere fuggita da una relazione molto tossica, fatta di manipolazione e inganni, sono riuscita a trovare la mia libertà proprio nell'esoterismo, proprio nella madre che mi ha rivelato un'altra via. In una notte senza luna mi è venuta la madre in sogno, ha allungato la sua mano per carezzarmi il viso. Sapevo dove dovevo andare, senza esitazione sono uscita sapendo la meta. Seduta sotto questi tronchi nodosi, mi ritrovo lì a sentire un borbottio primordiale, un ricordo, un pegno che io dovevo pagare. Mi alzo, inizio a girovagare all'interno di questo bosco e a discernere i suoni che mi sono amici, che mi potranno aiutare a rivelare questo cammino che io già sto seguendo, che continua a ricordarmi che io ho qualcosa da dare. Il viaggio che mi aspettava non era breve, non era semplice, ma non fui sola. Una piccola ombra cominciò a seguirmi mentre camminavo. Diventammo alleati. Mi accompagnò. Nel giungere al limitare della foresta, la mia piccola amica ombra mi fece notare una figura che non stentai a riconoscere. Elide, la mia compagna di congrega. Mi trovo di spalle nel momento in cui Atina riesce ad avvicinarsi a me. Io mi trovo come se fossi all'interno di un velo dove c'è una stasi di questo ambiente malato, di questi rami dinoccolati che scendono fino alla terra come a volersi dar sostegno. Sono là scacciando di tanto in tanto lo sciabordio di questo piccolo lago e dell'acqua salmastra, l'odore delle foglie putrefatte. Mi piego tastando il terreno e cercando di trovare quale sia il male che affligge quella terra in quel momento. Mi inginocchio davanti all'albero dal tronco più nodoso, che ha le mani, che poi alla fine sarebbero nient'altro che i suoi rami, immerse nel terreno. La sofferenza che gli passa è ben visibile. Inizio a scavare cercando la fonte di questo male e inizio a sussurrare dei lievi bisbigli, piccole voci da tempo ormai dimenticate si alzano tra il fruscio delle foglie secche, esprimendo il loro malessere. Facendo qualche passo avanti raggiungo la figura in ginocchio di Elide.
pericolosa e bellissima. Da tempo ormai parte dei miei pensieri. La tentazione mi fa allungare una mano quasi a volerla toccare, ma è come se la mia mano fosse bloccata, come se la madre stessa mi stesse avvertendo di un pericolo, del pericolo che lei forse significa per me. Ritiro la mano dalle mie labbra, solo un flebile saluto. Eride, ciao. Dimmi che è il diavolo, fammi volare. Questi sospiri stremati, questo lieve gemito che proviene dalla terra, fatto di foglie che si spostano, di pianti acerbi come quelli degli infanti, iniziano a sviluppare un misto di suoni ma anche di visioni. Tramite una lieve vibrazione dalle foglie smosse da questo fievole vento si inerpicano piccoli tentacoli di ombra che disegnano la morte di un intero luogo. E nel momento in cui Athena entra nel mio campo percettivo, le ombre si dissolvono, ritornano a nascondersi al di sotto delle foglie e di nuovo tutto muta nel silenzio. Alzo il capo, mi giro, sorrido. Ciao Athena. La delicata voce di Elide arriva alle mie orecchie come un balsamo, ma il suo viso quasi tradisce quella dolcezza e riesco a scorgere una antica tristezza. L'istinto di carezzarle il viso viene fermato dalla madre. Un sacrificio mi viene richiesto. La mia prova è l'attesa. Non potrai averla. Nel momento in cui mi volto e vedo il volto candido, puro di Athena e accanto a lei questa piccola essenza ombrosa, in un primo momento immagino che sia lui a produrre quello strano suono che giunge alle mie orecchie, ma subito dopo sento il fruscio di una foglia identificabile come un passo che tenta di celarsi tra le ombre della notte. Un piccolo sbuffo di fumo mi segnala una strana presenza che in quel momento non dovrebbe essere lì a osservarci. Lo sguardo di Elide si perde alle mie spalle. L'espressione diventa più concentrata su qualcos'altro. I miei occhi si rivoltano, diventando completamente bianchi. La madre mi mostra il mio corpo e quello di Elide dall'alto. Alcuni inquisitori, capitanati da un giudice, si stanno avvicinando. Un passo lento, calcolatore. I miei occhi tornano al loro posto, le mie mani si posano sulle spalle di Elide. È un'imboscata, dobbiamo scappare. Nel momento in cui Athena mi avverte dell'imboscata che ci stanno tendendo, dal terreno si innalzano degli sbuffi che iniziano a dinoccolarsi in lunghi artigli affilati come delle lame. Ne riescono a oltrepassare un primo, sollevandolo al cielo e mostrandolo fermo nella sua stessa stasi mortuale, e il sangue lucido sotto i raggi della luna che cola fino al terreno, dove da lì viene riassorbito. Afferro Athena per il polso e la trascino con me lontano da dove gli artigli stanno man mano trucidando alcuni degli inquisitori. Voglio eliminare un ricordo, un borbottio primordiale rimembra di un debito da estinguere. Io non ricorderò più questa cosa. Mi lascio trascinare dalla presa di Elide, correndo dietro di lei. Un dubbio mi assale, mi volto e la piccola ombra che mi seguiva ha preso una sembianza più umanoide in questo momento e accenna un saluto con le dita. Il dubbio di essere stata condotta lì con l'inganno si insinua nella mia mente, ma a fianco a me Elide, il suo atto di puro eroismo nei miei confronti e anche nei suoi, mi dà la forza di correre e cercare di trovare un nascondiglio insieme a lei. Nel momento in cui le due iniziano ad addentrarsi all'interno di questo bosco, nota che i rami che fendono il terreno si susseguono come una tetranenia visiva, come se questi effettivamente fossero diversi ma che si ripetessero ancora e ancora e ancora, in lontananza, quello che potrebbe sembrare un luogo sicuro dove nascondersi agli occhi degli inquisitori, ma l'unica cosa che mi viene da pensare e che mi sussurra la voce gutturale nel fondo della mia testa è che è l'ennesima trappola, ed è una piccola casupola fatta in legno, non dovrebbe essere lì. Lo sguardo lanciato da Elide verso la casupola che si staglia all'orizzonte non ha segreti per me. È una trappola, ne è convinta.
e io mi fido di lei. Arresto la nostra corsa, quasi tirandola e incrociando le mie dita con le sue in una stretta salda. Chiudo gli occhi cercando l'aiuto della madre, ma la madre non risponde. Non sto seguendo quello che mi ha detto, non sto sacrificando il mio affetto per Elide, ma un'altra voce risponde. Una visione si staglia davanti a me. Una donna, il capo pieno di serpenti, ci tende le mani. Posso aiutarvi, figliole smarrite? Come se sentissi il dolore che prova, l'istinto mi dice di fidarmi e faccio qualche passo. E in questa corsa frenata, nel momento in cui Athena si blocca con il volto rivolto al cielo, ricaddo sulle ginocchia. Dentro di me inizio a urlare, a pregare che qualcuno ci viene a dare una mano. Ti prego, un lungo artiglio scuro di un'ombra mi alza il mento, forse è solo nella mia testa, e davanti a me appare un volto a me conosciuto, ma che agli altri si rivela in decine di modi differenti. Mi si avvicina e con un tono basso: mia sposa, hai per caso bisogno di me? Devi soltanto chiedere. La donna in piedi davanti a noi, con le mani tese, mi è quasi familiare, in un modo antico, primordiale. Guardarla è come guardare in uno specchio. Riconosco i segni del dolore in lei. Avvicinarmi è istintivo, semplice, ma la mia mano si rifiuta di lasciare quella di Elide, cercando di tirarla. Il mio capo si gira appena, abbassando lo sguardo sulla ragazza china a terra. Mi abbasso leggermente per parlare al suo orecchio. Ti prego, Elide, vieni con me, non lasciarmi. Ho capito negli anni di non dover fare il sacrificio, ma che io stessa ero il sacrificio di qualcun altro. Il pagamento di un prezzo troppo alto per pagare per vie traverse. E per quanto Athena cerchi di strapparmi via, lui mi troverebbe dietro ogni velo. E non ci sarà mai un pozzo tanto profondo da poter celare la mia identità. Ho una notte tanto scura da poter nascondere i miei passi, perché lui mi verrà a reclamare sempre. Tesa dal braccio di Atena, una lacrima mi solca il viso, accasciandomi con remore nella mia decisione, sillabo: sì, aiutaci. Elide non ha bisogno di parlare, non ha bisogno di far uscire suoni. È chiaro, lascio la sua mano per un secondo, solo per accogliere quelle dell'entità davanti a me. Sento uno schiocco alle mie spalle, come se la spina dorsale si fosse improvvisamente rotta, ma è il mio controllo dato dalla madre. Accetta ciò che ti è successo, nascondilo. Questo mi ha sempre detto lei. La donna che ho davanti allunga le braccia e mi cinge in un abbraccio. Ti prego, dammi il potere per salvarla. Come se nel suo cingermi potesse ricostruire le mie ossa. Un calore mi avvolge e mi sento rinata. E con una profonda risata melliflua e il volto chino di lato, mostrandomi solo quello che sembra essere l'accenno di un sorriso, mi dice: Il potenziale dentro di te, fa vedere a quegli sciocchi umani che cosa hanno di fronte. Te l'ho insegnato, no? Accolgo il calore e il potere che lei, Medusa, mi sta infondendo. Il suo dolore diventa il mio, il suo coraggio diventa il mio, la sua forza diventa la mia. Scompare con una lieve carezza sul viso, mentre il mio corpo si volta. Elide è ancora a terra e alle sue spalle un gruppo di inquisitori, armati di torce e forconi, si stanno avvicinando lentamente, accerchiandoci come dei predatori con le loro prede. Muovo il collo, due scrocchi fanno eco nella radura. Bene, siete giunti. Alzo il mento. È ora della vostra fine. Non ho intenzione di morire per mano umana, non sono morta per una mano infernale, non saranno di certo loro a prendere né la mia, tantomeno la vita di Athena. Mi rialzo, la matita colata fino al mento, che traccia due righe nette, decise sul mio volto. Mi giro verso di loro con una strana sensazione dietro al collo e il riverbero della voce dell'uomo che mi ha sussurrato fino a questo momento, che mi dice: Mostrami quello che sai fare. Ogni potere ci arrivi. Gli occhi degli inquisitori si rovesciano al contrario, i loro corpi vengono smossi da tremiti, suoni di morte, di distruzione, la malattia, la puzza dell'attimo prima della morte, una risata cavernosa alle loro orecchie, lo sforare di un collo da un artiglio gelido come il metallo. E a uno cadono, e a uno mi ricordi si affievoliscono. Ora è più chiaro. Tutto
è più chiaro. È come se vedessi per la prima volta i colori. Un'ombra sta decimando gli inquisitori, un'ombra che Elide ha portato qua. Il mio obiettivo ormai è chiaro, il destino di Elide è sancito. Medusa me l'ha mostrato con un beato sorriso e a passo molto lento mi avvicino a Elide, ponendomi davanti a lei, prendo il suo viso tra le mie mani e la bacio, esprimendo un unico desiderio alla mia nuova madre. Fa che lui prenda me e non lei, e uso tutta la mia vita. Testunnata. Il mio corpo, dopo il bacio, si avvizzisce velocemente. I vestiti cominciano a starmi larghi finché non mi accascio al suolo. Dall'abito che indossavo esce il muso di un gatto con un piccolo fiocco rosso sulla testa e gli occhi identici a quelli che avevo da umana. Guardo Elide con sguardo speranzoso. Da quella piccola casetta fatta da piastrelle alternate, grandi pentoloni che ribollono di erbe e spezie varie e l'odore dolce della natura e non più malsano come quello del ricordo del bosco, il piccolo campanellino rosso che suona al collo di un gatto e poi il suo soffiare di tanto in tanto gli ricordano che c'è qualcuno che forse ancora la sta aspettando, ma non riesce davvero a capire chi sia. Nonostante io abbia dimenticato quasi le fattezze del mio corpo precedente, non riesco ad abbandonare tutti i ricordi che ancora conservo, ma soprattutto non riesco ad abbandonare il fianco di Elide, che smarrita ancora cerca di rimembrare quello che era. In questa forma non ho modo di ricordargli, ma qualcosa posso ancora fare. Nei momenti in cui Elide si siede, presa dal terrore di non riuscire a ricordare, salto sul suo grembo e cerco di darle più supporto possibile, per quanto sono solo un famiglio.